Ciao a tutti, benvenuti in questo canale Riassunti di Storia. Sono Jaime Gianluca, studio alla Facoltà di Scienze Storiche dell'Università di Torino e oggi continueremo la nostra lunga chiacchierata sulla storia della democrazia americana. Siamo arrivati ai primi anni 90. Come sempre, insieme a me vi invito a creare un dibattito civile nei commenti per farmi sapere la vostra, se la pensate diversamente o se semplicemente io posso aver fatto qualche errore. George W. Bush Senior, o se volete padre, fu presidente degli Stati Uniti dal 1989 fino al 1993. Fu il più vecchio reduce della Seconda Guerra Mondiale che arrivò alla presidenza dal 1976 al 1977, fu direttore della CIA e per tutta quanta la presidenza di Reagan, quindi andiamo dal 1981 fino al 1989, fu il suo vicepresidente, quindi un membro del partito repubblicano, del nuovo partito repubblicano di Reagan, quindi quello ultra conservatore, quello liberista. Ebbene, iniziando a parlare della storia della democrazia americana di questi anni, non si può che accennare, soffermarci su un fatto. E quindi come abbiamo detto nel video precedente, come la globalizzazione abbia alimentato e esasperato queste divisioni, queste disuguaglianze tra ricchi e poveri. La globalizzazione negli anni '80 si è incentrata soprattutto, si è abbattuta sulla classe media americana, indebolendola. E quindi vediamo che dagli anni '80, ma soprattutto '90 fino a noi oggi, vediamo che gli Stati Uniti hanno sempre più preso una fisionomia di una plutocrazia, ovvero di una società, se vogliamo, democratica, ma chi comanda sono i soldi, o per meglio dire chi ha i soldi. È giusto, come dire, spezzare un paio di lance, è sempre stato così, non solo in questo momento, parlo dei primi anni 90, basti pensare al secondo presidente americano, John Adams, dal 1797 al 1801, fu il secondo presidente, e il sesto presidente, John Adams Quincy, il figlio, fu il sesto presidente dal 1825 al 1829. Ebbene, quindi questo ci sta a indicare che sempre le famiglie ricche, le famiglie importanti, la classe dirigente sono state intorno alla presidenza. Pensiamo solo alla famiglia Kennedy, il padre, il signor Kennedy, un senatore, poi il figlio diventò presidente e poi suo fratello e il figlio del presidente Kennedy tentò la presidenza. Quindi vediamo che le famiglie ricche hanno sempre giocato un ruolo determinante intorno alla storia degli Stati Uniti, ma non solo in qualsiasi democrazia. Io penso all'Atene, alla democrazia ateniese, all'Atene di Pericle, dove il luogo dove pensiamo a democrazia pura, il pensiero democratico, gli ateniesi tutti quanti uguali in piazza ad alzare la mano, che in realtà votavano sopra una collina chiamata Penice, l'agora era il mercato, ma tralasciando, lo stesso Pericle era un aristocratico della famiglia degli Alcmeonidi, coloro insieme a Clistene, il suo avo, hanno, se vogliamo, di fatto fondato con le riforme della democrazia, e quindi c'è sempre stata appunto il potere ha sempre chiamato ricchezza, ma nella fattispecie adesso arriviamo ai giorni nostri, quindi siamo all'inizio degli anni 90, quindi arriviamo alla famiglia Bush. Vediamo che appunto la globalizzazione si è mangiata la classe media, che era il sogno americano per eccellenza, e quindi vediamo questa famiglia Bush, lo vediamo in 30 anni successivi. Il padre fu il 41esimo presidente, George Bush, il figlio fu il 43esimo presidente, Bush figlio, e infine il suo figlio Jeb Bush fu il rivale del Partito Repubblicano per le elezioni del 2016, il rivale di Trump. E quindi vediamo come nel giro di un trentennio già 3 membri della famiglia, 2 sono arrivati alla presidenza, un terzo era destinato a diventare anche lui un presidente degli Stati Uniti, ma
inaspettatamente fu mangiato da Trump. Quindi questo è un segno, quando ho voluto iniziare questa chiacchierata parlando appunto degli Stati Uniti, che già prima lo erano, lo sono sempre stati, una plutocrazia, ma con gli anni 90 questo si viene a fermare, e a mio avviso questo ben si vede dalla famiglia Bush. Per capire il clima politico e anche culturale dell'inizio degli anni 90, dobbiamo prendere in esame due saggi di filosofia politica. Il primo, che uscì nell'estate del 1989, dove, ricordiamo, il muro di Berlino cadrà soltanto il 9 novembre del 1989, quindi in questa estate il blocco sovietico, l'Unione Sovietica, è ancora esistente, ovviamente sta vacillando, sta per cadere, però tutto quello che è successo ancora nessuno avrebbe mai immaginato. Il crollo dell'Unione Sovietica, a differenza della caduta del romano impero occidentale, dove normalmente si pensa alla fine di un impero, un grandissimo rumore, un grandissimo audience, che è stata la deposizione da parte di Odoacre di Romolo Augusto, dove in realtà questa deposizione fu un atto tranquillissimo. Diversamente, tornando a noi, alla nostra storia degli Stati Uniti, il crollo dell'Unione Sovietica fu appunto un grandissimo terremoto politico e non solo della storia. Ebbene, questo saggio, che esce soltanto nell'estate dell'89, la fine della storia, come articolo della rivista Foreign Affairs, una grandissima rivista, una delle più importanti americane nei temi di politologia, nei temi di filosofia politica. Ebbene, questo articolo, alla fine della storia, con il punto interrogativo, la tesi fondamentale era che la storia fosse finita, perché ormai era evidente che l'esperienza sovietica era alla fine, e quindi le democrazie rappresentative, con il loro capitalismo finanziario, con un'economia di libero mercato, ormai avevano vinto la partita, avevano vinto lo scontro, e ormai il mondo stava andando in quella direzione. Il modello occidentale, il modello americano, se vogliamo il modello anglosassone, ormai aveva vinto la scommessa, aveva vinto la storia. Ebbene, questa è la tesi fondamentale, uscita come articolo nell'89 e poi pubblicata in un saggio nel 1992. Ebbene, questa tesi, se vogliamo, vede il mondo un po' troppo dall'alto, vede ormai che la storia va in quella direzione. Negli stessi anni vari pensatori anarchici, avevano un'idea completamente opposta, ovvero che il mondo, sotto i colpi della globalizzazione, stesse andando ormai fuori controllo, nel senso che ormai le stati-nazioni non avevano più il controllo, non avevano più il vero potere, e che il mercato, le globalizzazioni, queste grandi multinazionali ormai erano signori e padroni del mondo, e il mondo stesso fosse ormai soggetto alle volontà di queste grandi oligarchie, che possono essere i grandi multinazionali, ma se vogliamo pensiamo ai grandi signori della droga, appunto, che in questi fine anni 90 si fanno sentire. Questo è il periodo della caccia di Pablo Escobar in Colombia, e quindi questi pochi uomini, queste organizzazioni hanno un potere e hanno una forza economica superiore a molti stati, e quindi questa è la visione di quegli anni degli anarchici, che vedevano il mondo fuori controllo, non lo vedevano in un'unica direzione, proiettato verso la pace. Fukuyama, con la fine della storia, non voleva dire non ci sarebbe mai stata più una guerra, tutti quanti avremmo vissuto felici e nella sicurezza, però che ormai la democrazia rappresentativa, quello era il modello che si sarebbe dovuto diffondere, affermare in tutte le parti del mondo. Tutti quanti gli stati, se vogliamo le politiche e le società, si sarebbero in un modo o nell'altro nell'arco della storia adeguate a questo modello. Ebbene, da queste due teorie, una di Fukuyama e l'altra degli anarchici, che vedevano il mondo ormai fuori dal controllo, fuori dal potere degli stati-nazione, un altro articolo, sempre per la rivista Foreign Affairs, scritto nel 1993, attenzione, durante la guerra di Bosnia, perché appunto i primi anni 90, tutti gli anni 90 sono gli anni della guerra dell'ex Jugoslavia.
questo articolo uscito nel 1993 è pubblicato come saggio nel 1996 è il celebre, ormai discusso e famoso, Lo scontro di civiltà e il nuovo ordine mondiale di Samuel Huntington. Anche qui l'articolo all'inizio aveva un punto interrogativo, poi con il saggio del 96 il punto interrogativo sparì. E quindi è qui che vorrei soffermarmi su questo saggio che ha creato molte critiche, soprattutto da parte, è stato molto frainteso e ha ricevuto molte critiche, a mio avviso, da chi non si è mai soffermato a leggere, ma soprattutto a studiarlo, perché ovviamente Huntington, un profondo politologo americano, non è un trampiano come velocemente si possa descrivere, non è a favore di alzare un muro in Messico, non è a favore appunto delle politiche di Trump, ma il tema fondamentale di questo suo saggio è che il mondo non sta andando verso quella direzione, verso quel modello occidentale che è la globalizzazione, appunto la storia non è finita, quindi sta mettendo i puntini sulle i appunto alle tesi di Fukuyama. Il mondo, secondo lui, che è uscito ormai dal mondo bipolare, dal mondo dei blocchi, ovvero quello occidentale, quello dell'Unione Sovietica, si sta riconfigurando. Ebbene, nel mondo, secondo Huntington, si stanno formando, anche qui è molto incerto come categoria di civiltà, ma si stanno formando 7, 8, 9 grandi civiltà e ognuna di queste civiltà è guidata da uno Stato guida. Nella fattispecie, ovviamente, la civiltà occidentale sono gli Stati Uniti e l'Europa occidentale e lo Stato guida è ovviamente gli Stati Uniti. Invece in Oriente abbiamo la grande civiltà, se vogliamo, cinese, che non abbraccia soltanto la Cina, ma tutta quella zona, una zona geopolitica della Mongolia, della Corea e anche del sud dell'India. E ovviamente lo Stato guida è appunto la Cina in senso stretto. Quindi, come abbiamo detto, ce ne sono 7, 8, 9, il Giappone è una sua civiltà a sé, c'è una civiltà buddista che non si capisce bene le linee confini, non si capisce addirittura lo Stato guida, serve la zona del Tibet, dell'India e anche della Cina del Sud. Comunque è già difficile da interpretare questa classificazione di civiltà, per lo stesso Huntington infatti dà 7, 8, 9, ma non soffermiamoci troppo su questa categoria. La cosa importante è che lo scontro, la parola, il concetto, se vogliamo, di scontro di civiltà non è un fatto reale, come ad esempio un concetto politico, come ad esempio una guerra di religione, non sta specificando che ormai la storia è uno scontro di civiltà, tra l'Occidente e il mondo, la jihad del mondo islamico, non sta inneggiando a una crociata, che se vediamo le crociate, come ho fatto precedentemente nel video sulla fine di Costantinopoli, si vede come le crociate sono tutt'altro che uno scontro di civiltà, ma anzi sono state un periodo nella quale appunto la jihad islamica, dove non è una componente totale di quella religione, di quella cultura, ma è una componente che ogni tanto è ciclica, nella storia si accende di più, e ha incontrato durante le crociate appunto una jihad cristiana, ma adesso non stiamo troppo su questo argomento, però la cosa importante è questa, che lo scontro di civiltà è un modo di vedere, è un concetto culturale. Ebbene, che cos'è una civiltà? Entriamo un attimo nel cuore. Prendiamo ad esempio la civiltà occidentale. Per civiltà si intende appunto l'economia di un determinato punto di riferimento culturale, quindi come ad esempio l'economia, ad esempio all'Occidente, è appunto il libero mercato, il capitalismo finanziario con l'industria. A livello di politica, appunto abbiamo questa unione tra il pensiero liberale e il pensiero democratico. E invece dal punto di vista culturale sono proprio gli stili di vita, come ad esempio l'emancipazione femminile o comunque i diritti, l'emancipazione dell'individuo, ma anche l'urbanizzazione, vivere in queste grandi città, questi grandi centri urbani che nella storia con la rivoluzione industriale sono andati di pari passo con l'affermarsi
dell'industria. È importante sottolineare come anche il modello sovietico era un modello occidentale, anche se contrapposto a quello capitalistico. Infatti i due punti fondamentali del modello dell'Unione Sovietica erano appunto l'industria, un'industria di Stato diretta dall'alto, ma si parlava sempre di industria e si parlava sempre di una grande urbanizzazione. Si caratterizzava per un sistema sociale orientato più alla collettività, un sistema più dirigistico, un sistema più collettivistico, se vogliamo usare questi termini. Però appunto rientrano tutti in questa visione occidentale e tra questi tre fattori, l'economia, la politica e la cultura, la religione ha un ruolo molto importante, forte, appunto come un ruolo di cultura. Nell'Occidente non si parla di religione cristiana, ma si parla che l'Occidente è, se vogliamo, ha un lato più laico, nella quale la religione ha avuto un peso in politica, un peso minore, ed è entrata più come un fatto nel privato. Pensiamo all'illuminismo. Ebbene, questo fatto che abbiamo capito che cos'è una civiltà, che è un concetto culturale, questi stili di vita, cioè economia, politica e cultura, come una società vive, si dà i suoi punti di riferimento, ebbene, lo scontro di civiltà nasce quando una civiltà guidata dai suoi stati guida è in declino e altre civiltà vengono ad affermarsi. E quindi qua, scusatemi, mi viene un attimo da pensare, sa che è una materia che mi è più vicina a me, mi viene a pensare alla guerra del Peloponneso di Tucidide, questo grande racconto, questa storia di queste due grandi superpotenze del mondo greco, Atene e Sparta, che anche lì lo stesso Tucidide dà come cause concrete e materiali, che sono appunto Potidea e Corcera. Sono due città che di fatto appartengono alla Lega del Peloponneso, ma che vengono mangiate dall'impero ateniese, e una terza causa materiale è appunto l'embargo di Megara, nella quale l'impero di Atene decide di non commerciare più con la città di Megara e quindi non commerciare più con l'intera Lega del Peloponneso. E quindi Tucidide dà queste tre come le cause della guerra, ma come la vera causa finale fu la tensione crescente fra Sparta e l'emergere di Atene, questo impero ormai sempre più forte. E la tesi si è parlato anche del realismo, Tucidide come primo pensatore del realismo politico occidentale, questi due blocchi ormai si vanno a sovrapporre, non possono che andarsi a scontrare, si vanno a scontrare in questo momento dove i due blocchi sono più forti, sono al culmine della loro potenza, soprattutto quella ateniese. E anche qui un esempio, un allenamento che non dobbiamo pensare come scontro di civiltà. Come abbiamo visto, ci sono cause concrete e materiali, ci sono anche cause politiche, di egemonia politica. Non dovremmo mai pensare, i greci, Tucidide non ha mai pensato, come se volessimo fare un errore, pensare a uno scontro di civiltà e pensare la guerra Peloponneso come uno scontro fra l'Atene democratica e la Sparta oligarchica. Questo non è mai stato, per i greci non è mai parsa questa idea. E quindi anche qui un altro esempio. Tornando a noi, tornando ad Huntington, pensando alla guerra appunto, come avviene uno scontro di civiltà, una guerra in questo mondo che ormai si è svincolato dal mondo bipolare? Ebbene, la guerra avviene quando c'è un declino di una civiltà, come pensiamo ad esempio gli Stati Uniti, pensiamo ad esempio all'Europa. 100 anni fa c'è stata la grande guerra nella quale l'Europa prima era signora del mondo con i suoi grandi imperi, invece adesso 100 anni dopo è un'Europa che deve giocare in modo molto complicato e anche molto sofferto con le grandi potenze, i grandi stati, sono Stati Uniti, Russia e Cina. E invece in ascesa abbiamo la grande potenza della Cina, e come potenza intendiamo per tutti gli effetti, dal punto di vista militare, dal punto di vista economico e anche dal punto di vista demografico, cosa che la società occidentale è in profonda crisi anche demografica. E invece una seconda potenza in ascesa è la civiltà dell'Islam, ma attenzione, come lo stesso Huntington sottolinea, non esiste uno stato guida del mondo islamico. E poi, come anche i suoi critici hanno giustamente notato, di Huntington
il mondo islamico è estremamente diviso tra sunniti e sciiti, ma anche dentro gli stessi sunniti si dividono. Ebbene, e quindi la grande forza dell'Islam è appunto il potere, il potere demografico e in questo caso un potere religioso che è un forte elemento culturale che crea una coesione. La novità che si vede dagli anni 90 in poi è che queste potenze in ascesa non accettano più l'insegnamento dell'Occidente, come era stato il colonialismo. L'Occidente è arrivato con le sue colonie e ha portato i suoi modelli, cioè l'industria, il libero mercato. Ad esempio, pensiamo in questi anni alla Cina che si è opposta riguardo ai temi di sostenibilità ambientali dell'ONU. La Cina ha detto più volte che non appoggia questo perché l'Occidente ha creato la sua fortuna nei secoli attraverso la rivoluzione industriale, quindi inquinando, quindi adesso è il momento della Cina e se inquina non importa, come dire, a nessuno, la Cina va avanti per la sua storia, quindi questo è uno degli esempi in quanto la Cina non vuole più seguire l'insegnamento, si prendono le cose positive, le cose che piacciono, l'industria, lo sviluppo tecnico, ma come dire, si ritorna, si fa ben presente la propria cultura tradizionale, quindi la Cina, pensiamo al grande millenario impero cinese, ma questo si vede bene come appunto queste potenze in ascesa si distaccano profondamente dal modello occidentale nel mondo o nei mondi dell'Islam. Pensiamo ad esempio esempi di Islam laico come è stata la Repubblica Turca del 1923, nella quale gli stessi turchi accettano l'alfabeto latino, il calendario, prendono un calendario occidentale, quindi c'è la Repubblica Turca del 1923, c'è una serie di atti, una volontà di laicizzare la cultura islamica che è profondamente diversa dalla Turchia che noi paradossalmente vediamo oggi, la Turchia di Erdogan, che si rifà, cerca di riaccendere un sentimento islamico, pan-islamico, soprattutto con il suo partito, un partito che ha una forte, almeno matrice religiosa, per creare consensi, per creare unità. Pensiamo anche al caso dell'Iraq di Saddam Hussein, accanto, vicino a posizioni dell'Unione Sovietica, un dittatore militare che ha portato appunto i modelli dell'Occidente, che sono industria e urbanizzazione, ma alquanto diverso da, pensiamo allo stato dell'ISIS, lo stato islamico. Saddam Hussein non era di quel filone, era un tentativo di laicizzare, di portare la modernità all'interno del suo paese. E lo stesso pensiamo anche all'Egitto di Nasser. Bene, tornando a noi per concludere, le ricette che dà Huntington in questo suo saggio, come abbiamo detto, riprendendo un attimo il discorso di Tucide, due superpotenze, due grandi civiltà, quando mai sono confinanti nell'area geopolitica, arriveranno allo scontro. Questa è una perla del realismo politico, quindi Huntington si muove di conseguenza e propone le sue ricette per la pace. In politica estera denota la regola dell'astensione, ovvero gli Stati Uniti non sono più lo sceriffo del mondo, non possono andare in giro per il mondo e fare il bello e cattivo tempo, perché loro si sentono in dovere di, pensiamo al Vietnam, pensiamo alla Corea, è finito quel tempo, pensiamo ai giorni nostri, dal 2010 fino ad oggi, il caso della Libia, della Tunisia, o anche della Siria, che ormai da 5-6 anni che è stremata da una guerra civile, ma pensiamo alla stessa, se vogliamo, Afghanistan del 2020 di quest'anno. È stato un tentativo, è stata applicata, se vogliamo, la regola dell'astensione, dove gli Stati Uniti si staccano, non vogliono più entrare in contatto, non vogliono fare più gli sceriffi del mondo per evitare di inasprire tutto questo, perché ormai il mondo, le civiltà non accettano più di essere sottomessi, non vedono più nel modello occidentale la modernità e quindi sì, noi, come dire, ci possiamo sottomettere, possiamo stare loro e apprendiamo una civiltà.
oggi, le società, le civiltà di oggi sono forti della loro tradizione e quindi ostacolano, osteggiano questi. Quindi non si può andare in giro a portare la democrazia. Sempre in politica estera, Huntington afferma che per scongiurare una guerra ci può essere una mediazione congiunta degli stati guida, appunto, cosa che purtroppo non si vede, ma in questi scontri minori, in questi scontri periferici, meglio evitare azioni avventate e meglio sempre mettersi d'accordo. Quindi, fin qua Huntington potrebbe starci anche simpatico. In fondo dice agli Stati Uniti: non fate più lo sceriffo del mondo, non siete più i benvenuti, state nel vostro. E riguardo alla politica interna viene fuori il conservatorismo di Huntington, lo spirito isolazionista, il quale rivela se in politica estera bisogna avere un atteggiamento tendente al pluralismo, tendente al relativismo culturale, cioè l'Occidente, gli Stati Uniti non sono più la superpotenza, belli e maci che possono fare quello che vogliono, ma in politica interna, e qui lo spirito conservatore si infiamma, bisogna essere dei monolitici. La nostra cultura è appunto una cultura liberale democratica che si basa sui diritti costituzionali, non possiamo cambiarli, bisogna fare attenzione, espressamente dice, al multiculturalismo. Che cosa vuol dire? Che una società, l'Occidente, una società liberale è una società plurale, ma attenzione, non si devono formare delle varie culture all'interno dentro a un vario stato. Pensiamo, e qui veramente guardo la realtà americana, pensiamo a una città americana dove c'è la metropoli, il centro finanziario, pensiamo a New York, che ci sono un centro dei ricchi bianchi, poi ci sono proprio interi quartieri, se vogliamo, dove intere comunità, la comunità spagnola, la comunità araba e tutte le varie comunità cinesi vivono la loro propria cultura, che sono quasi distaccate dal resto del paese. Ebbene, mette attenzione, questo non porta a niente, porterà solo a staccarsi, porta solo a frammentarsi di uno Stato e una nazione. E anche la realtà degli Stati Uniti di questi ultimi 20 anni o 30 anni, ormai lo spagnolo è diventata la lingua più diffusa, più parlata all'interno degli Stati Uniti e non la lingua ufficiale, che ovviamente è l'inglese americano. Quindi Huntington guarda con profonda sfiducia, guarda soprattutto con profondo pericolo. E quindi queste sono le sue ricette per una pace, sia in politica estera che in politica interna. Sì, si parla di conservatorismo, spirito isolazionista, ma siamo ben distanti da quelle critiche che gli sono state fatte come teorico di una crociata, teorico dello scontro globale tra Occidente e l'Islam. Il vero punto fondamentale di Huntington, il vero pericolo che guarda per lui è americano, per la potenza egemone degli Stati Uniti, è appunto la Cina che ancora oggi vediamo, sentiamo quando si crea tensione, la guerra dei dazi e non solo, anche il caso dell'Afghanistan, Kabul, i talebani appoggiati dalla Cina e no. Attenzione, qui veramente che si gioca il ruolo fondamentale fra Stati Uniti e Cina. Adesso che abbiamo appunto visto, abbiamo approfondito il quadro politico e culturale degli Stati Uniti nel periodo post-bipolare che si affaccia negli anni 90, vediamo effettivamente come si muove in politica estera con la guerra di Panama e soprattutto con la guerra del Golfo, che vedremo innescherà una serie di conseguenze che ce le porteremo avanti nelle nostre chiacchierate fino ai giorni nostri, se vogliamo. La fuga dall'Afghanistan del 2020 e inizia o non da questo punto, quindi teniamolo sempre ben presente e poi vedremo un piccolo excursus sulla economia degli anni 90 di questa presidenza. Abbiamo visto a livello politico e culturale come questo mondo che si è subito affacciato alla fine della storia bipolare, ormai questo mondo post bipolare si è affacciato negli anni 90, ma arriviamo proprio in politica estera e vediamo la presidenza di George Bush. Ebbene, nel 91 abbiamo la famosa guerra del Golfo, e che
ebbe nella storia ovviamente fu esaltata, se vogliamo, come un'esperienza di euforia in Occidente, collettiva, ma non tanto perché si faceva una guerra, ma perché fu la prima guerra che fu, come dire, una guerra legittimata con il diritto. Infatti l'ONU, con il consenso di tutte quante dell'ONU, delle potenze, dichiarò illegale l'invasione dell'Iraq guidata dal dittatore Saddam Hussein del Kuwait. Bene, questa invasione per il diritto fu giudicata illegale e si decise nell'ONU chi volesse partecipare. Ovviamente gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, che sono allenati ad avere degli imperi, si sono subito lanciate. La Francia in quel periodo era un periodo più conservatore, si è ritirata, era una guerra che non faceva per lei, e invece, come tutti quanti noi sappiamo, la Spagna e l'Italia non hanno aderito in prima persona alla guerra, ma sono intervenute con attività di logistiche. Ricordiamo in questa guerra, una nota per parlare un attimo dell'Italia, come ormai gli americani sbarragliavano l'esercito iracheno, ormai stavano per entrare. Un aereo, un caccia se non erro italiano, guidato da un pilota di cognome Cucciolone, fu abbattuto e fu preso in ostaggio. Quindi mentre l'esercito americano avanzava trionfale, noi dovevamo appunto pagare il riscatto per prendere questo poveraccio che è stato abbattuto e preso prigioniero. Tutto questo per dire che la guerra del Golfo è importante dal punto di vista del diritto, e fu la prima guerra fatta, se vogliamo, per modo razionale anche qui. Quindi l'idea di una pace, l'idea, se torniamo noi a Fukuyama, alla fine della storia, l'idea di sempre delle guerre, se vogliamo, non sono mai giuste, ma una guerra fatta dal diritto, fatta dal consenso dell'ONU. Ovviamente dobbiamo dirlo, questo ebbe veramente una vita breve, non è magari ci fosse oggi in Siria o in qualsiasi altra parte del mondo, in Afghanistan, l'ONU avesse questo potere. Infatti questo periodo durò soltanto dal 91 al 2003, con la seconda guerra del Golfo, nella quale gli stessi Stati Uniti, con lo sfavore dell'ONU, se ne fregarono e iniziarono la seconda guerra del Golfo. Quindi questa stagione dal 91 al 2003, in questo mondo ormai dominato dagli Stati Uniti, può essere vista come l'unico periodo nel quale il diritto si sovrappose al diritto della forza, ma fu soltanto in un periodo nella quale la potenza egemone mondiale era appunto gli Stati Uniti, che era a favore, se vogliamo, dal punto di vista culturale, di questo tipo di politiche basate sul diritto. Ma tornando a noi nel 91 è anche la data della dissoluzione dell'Unione Sovietica, quindi questo appunto un vero crollo di un impero, tutti quanti i vari stati di queste varie repubbliche socialiste causarono, fu un vero terremoto politico e storico. Successivamente, nel dicembre sempre dell'89, vediamo come ormai gli Stati Uniti, essendo gli unici attori a livello mondiale, l'unica vera superpotenza, si inizia a, come dire, disfarsi dei vecchi alleati, come nel caso di Panama. Fu l'intervento militare a Panama con per scacciare il dittatore Manuel Noriega, che era stato era amico degli americani appunto in vista di una versione anti-Unione Sovietica. Panama è un canale fondamentale del continente americano, quindi bisognava che ci fosse un amico degli Stati Uniti. E quindi già nel dicembre dell'89, quando l'Unione Sovietica si prestava a crollare, fu cacciato il dittatore, sia appunto come non serviva più per una logica anti-Unione Sovietica, e soprattutto perché finanziava i cartelli, era un amico e appunto aiutava i cartelli della droga colombiani. Quindi parliamo di Pablo Escobar. Se avete visto la serie TV di Netflix capite di cosa sto parlando. E tutto questo periodo della grande lotta alla cocaina, al narcotraffico della cocaina di George Bush. Ebbene, arrivando all'economia di questa presidenza, Bush
si colloca nella grande traiettoria di Reagan in quegli anni 80, quindi del neoliberismo, e si vedono gli effetti più globali proprio sull'economia. Infatti le imprese vivono un periodo di ristrutturazione, di licenziamenti, proprio in questo periodo che le grandi industrie, pensiamo a Detroit, il grande centro industriale, si staccano, iniziano a licenziare, vanno a produrre in altre parti del mondo dove conviene di più. Quindi l'aspetto più brutto che non ci piace, che conosciamo meglio della globalizzazione, appunto con gli anni 90 si palesa. E un altro aspetto dell'euforia di Reagan degli anni 80 fu appunto se Reagan la sua lotta per il debito pubblico, quindi con tagli al welfare, tagli alle spese, però tutto questo in questi anni di presidenza non si concretizzò. Di fatto il debito pubblico americano divenne 4 volte superiore dalla presidenza di Carter, siamo alla metà degli anni 70, fino ad adesso, alla presidenza di Bush, divenne 4 volte superiore. Questi sono proprio gli anni del consumismo come fenomeno culturale. Appunto l'idea è che si consumava di più di quanto si producesse. Inoltre, sempre come politica liberal, politica fiscale non era più sostenibile, non si volle, come aveva già fatto Reagan, tassare i ricchi, le grandi ceti alti non furono tassati, fu tassata la classe media, fu pesantemente colpita, quindi aumentando questo divario tra poveri e ricchi, e il debito che viene a formarsi, il debito fiscale, fu messo sulle spalle delle nuove generazioni, quindi sia qui negli Stati Uniti ma anche in Italia, l'Italia dei primi anni 90. I governi, la classe dirigente volle far pesare tutti i costi liberisti alle società future, che è il mondo che noi oggi vediamo, i giovani di adesso, il tema di oggi, che appunto i giovani di oggi non andrà mai in pensione perché appunto non ci sono i soldi, oltre che si pagano ancora le pensioni di chi in quel periodo è andato, ma l'età delle pensioni si alza sempre di più e tutto quanto il costo del welfare aumenta. Ebbene, non facciamo una polemica, ma è da questo momento, vediamo sia in America sia anche nella nostra piccola Italia, questo fenomeno ha preso inizio. Inserire in questa storia della democrazia americana anche parallelamente una storia della musica jazz. Abbiamo iniziato a parlarne con la fine della guerra civile americana, ma soprattutto con l'arrivo degli anni 20. Ebbene, ovviamente il jazz non è morto, ancora oggi continua, ma in questi anni 90, in particolare il 28 settembre 1991, viene a mancare una delle grandi figure, una delle grandi pietre di questo genere, che è Miles Davis, e quindi vorrei porre fine a questa storia del jazz, tra virgolette fine, soffermandomi su questa figura, questo grandissimo musicista che ha percorso per tutta quanta la sua vita non solo le tappe del jazz, ma è stato un esponente, è stato un inventore, possiamo dire, proprio del jazz nelle sue varie forme. Quindi velocemente ripercorriamo il suo percorso artistico. Siamo negli anni 40, già nel 47 viene chiamato a suonare a 17-18 anni, cioè una cosa fuori dal mondo. Viene chiamato a chiamare direttamente con Charlie Parker, l'inventore del bebop, e subito si smarca da tutto ciò. Già nel 1949 esce l'album, una serie di album, una raccolta di tracce fatte con lui, con Gil Evans, con Jerry Mulligan. Questo album si chiama Birth of the Cool, e quindi qui già abbiamo visto che negli anni 50 nasca il cool jazz, dove nel 1949 questo primo album è stato riscoperto poi in seguito, fu un'avanguardia essenziale di questo periodo. Andiamo avanti, ricordiamo nel 1959 esce Kind of Blue, forse il suo album più famoso, l'album che tutti quanti, anche chi non conosce jazz, avrà sicuramente ascoltato qualcosa. Sono pezzi veramente famosissimi. So What, in qualche film, pubblicità o in qualsiasi posto, chiunque di voi l'avrà sentito, e non solo.
Ebbene, successivamente, lui che, se vogliamo, uno dei fondatori del cool jazz, si stanca, Kind of Blue pone fine a quella sua esperienza. Miles Davis è sempre stato chiamato come un camaleonte per il suo continuo mutare, mimetizzarsi, cambiare. Ebbene, con il 59-60 esce, a mio avviso, uno dei suoi migliori album di sempre, Sketch of Spain, dove collabora a stretto contatto con l'arrangiatore Gil Evans. Quindi già attraverso il cool jazz, ma anche in questo periodo, si vede questo sforzo del jazz di diventare musica modale, quindi suonare verso i modi, non tanto più le tonalità. So What è un classico pezzo modale che tutti quanti chi studia storia, chi ha studiato musica, armonia, chi ha studiato musica modale, prima o poi dovrà così analizzare, che è proprio uno standard degli standard. Quindi vediamo che con Sketch of Spain la musica jazz fa un passo in avanti, vi invito ad ascoltarlo, è veramente un qualcosa di indescrivibile, potrei azzardare così, proprio lanciandomi un'unione fra musica classica e musica jazz, è un qualcosa veramente che bisogna ascoltare per rendersene conto. La musica jazz fa un gradino ancora superiore, se già con Duke Ellington, siamo fine anni 20-30, era entrata, se vogliamo, nel dramma, non più musica da ballare come era la musica degli anni 20 il jazz, ma entra più appunto nel dramma come una tragedia greca, chiaro e scuro. Ebbene, con Sketch of Spain fa un gradino ancora più in là. Arriviamo poi agli anni 60, il cool jazz viene lasciato, si ritorna a un genere più musica da neri, l'hard bop, però non tanto più attaccamento al blues come è stato il bebop, ma un attaccamento, una voglia anche di scrivere pezzi loro. Sono gli anni di Mingus, abbiamo già parlato, il periodo hard bop, e questo va fino agli anni 60. Nel 67-68 esce il famoso album Nefertiti di Miles Davis, dove, curiosità, tra una delle varie tracce, nelle varie canzoni, si possono chiamare così, tra i vari pezzi, c'è un pezzo intitolato Pinocchio. Non ho ancora ben capito il motivo, ma sono molto curioso, non sono ancora riuscito a spiegarmi, sono andato ancora a capire perché questa canzone è stata chiamata così. Comunque nell'album Nefertiti si sente tutta l'asprezza, la durezza dell'hard bop, completamente diverso dalla musica di 20 anni precedenti, da Kind of Blue del 1959. Quindi non 20 anni, 10 anni precedenti, musica molto più dura, molto più spigolosa. Alla fine della nostra ultima chiacchierata sulla storia del jazz siamo arrivati al 1969, quando uscì Beach of Brew, con il quale veramente Miles Davis ha di fatto e per sempre stroncato la corrente del jazz. Da quel momento ci sono stati quelli che noi oggi vediamo come i puristi, quindi dicono che il jazz è fatto con quei strumenti tra virgolette classici del jazz, la tromba, il pianoforte, il contrabbasso, il sassofono, strumenti di legni, strumentali, ottoni, naturali, se vogliamo usare questo termine. E quello che fa Miles Davis con Beach of Brew, siamo nel 69, c'è Jimi Hendrix, che ricordiamolo, se non fosse morto 2 settimane dopo, Jimi Hendrix avrebbe inciso un album con lo stesso Miles Davis, perché era lo stesso Miles era curioso, voleva andare in quella direzione, le chitarre elettriche, chitarre distorte, tastiere, quindi tutti quegli strumenti provenienti dalla musica pop di quel periodo, che era nient'altro che il rock della fine della metà degli anni 60, i Beatles, Jimi Hendrix, i Led Zeppelin ormai stavano anche arrivando sull'onda. Ebbene, Miles Davis si muove in quella direzione, quindi possiamo dire viene fuori quello che poi sarà il jazz rock, la fusion con il jazz si unisce appunto al funk di James Brown da fine degli anni 90, la musica un po' più come dire muscolosa del rock, sempre nel fine anni 60, inizio anni 70, quindi lo stesso anche Herbie Hancock cambia pelle e va in quella direzione. Vediamo un Herbie Hancock più elettrico, ma lo stesso anche Billy Cobham, pensiamo all'album Stratus, se non erro del 72 o del 73, Billy Cobham un grandissimo batterista, jazz
E non solo, vediamo che il jazz inizia proprio da Miles Davis ad aprirsi in quel mondo. Miles Davis va ancora più avanti, forse inizia a sfondare quella parte di musica dodecafonica che era all'inizio del Novecento, che era arrivata alla musica classica. Un album come Beach of Blue, un album un po' più psicadelico, un album, se vogliamo, lisergico, tra tante virgolette, comunque respira quelle influenze che è il 1969. Vediamo come On the Corner nel 1972 sia ancora più muscoloso, spigoloso, con strumenti ed echi della musica indiana. Anche qui la musica indiana portata dalla musica pop, pensiamo ai Beatles in India con del 1968, che poi verrà fuori il White Album, ma anche prima canzoni dei stessi Beatles fatte con il sitaro, pezzi addirittura registrati in India con delle orchestre di musica indiana fatte da George Harrison. Ebbene, quindi l'Occidente è stato invaso alla metà degli anni 60 dalla musica indiana, e vediamo che anche Miles Davis vuole riportare nel jazz del 1972 degli strumenti, ma un jazz molto più spigoloso e duro. Poi inizia un periodo di profonda Miles Davis esce dalle scene dal 75 fino all'80, a causa dei suoi problemi di salute psichici e non solo i suoi vari abusi. Non era una persona per niente facile, una persona con non pochi scheletri nell'armadio, ma non facciamo la sua vita privata, stiamo facendo il suo percorso artistico. Dopo questi 5 anni di buio uscirà nel 1981 con un album, The Man with the Horn, dove al basso troviamo niente poco di meno che Marcus Miller, quindi un basso elettrico, anche qui travolgente, un basso che sleppa, e qui i puristi jazz inorridiscono e si crea questa netta divisione che ancora noi oggi vediamo. Non solo, nell'85 il famoso Live Aid, una manifestazione dove sullo stesso palco, come voi tutti sapete, la chiuderanno i Queen. Ebbene, nello stesso palco, prima dei Queen, ovviamente, prima della chiusura, lo stesso Miles Davis verrà chiamato a suonare. Sarà l'unico jazzista a livello internazionale che suonerà per un evento, suonerà dentro a uno stadio, una cosa che la musica jazz, come dire, ha sempre suonato dentro i club e dentro i locali, e vede, si apre. E in questo caso lo trovate anche su YouTube, in uno dei pezzi suonati viene invitato lo stesso Santana a suonare con lui, quindi vedete come la sua apertura, il suo divorare musicisti dentro di sé. Vi invito ad ascoltarlo, che è veramente qualcosa di, a mio avviso, eccezionale. Nell'86 infine esce un altro album, Tutu, dove addirittura fatto e prodotto con una collaborazione tra Miles Davis e Marcus Miller, dove addirittura troviamo una batteria elettronica, quindi un orrore inimmaginabile per tutti i musicisti di oggi, che siamo nel 2020, e figuratevi, stiamo parlando dell'86. E alla fine appunto arriviamo nel 91 con l'ultimo live che fa in Europa prima della sua morte, live a Parigi, nel quale tra i vari pezzi vediamo ripropone pezzi della musica pop, li ripropone come standard jazz, e qui anche la sua critica che fa ai suoi contemporanei, dove il jazz si è elevato un po' troppo a livello, se vogliamo, elitario, si propongono sempre gli stessi standard, cose sempre più difficili. Invece, come lui ricorda, grandi pezzi come Summertime e molti altri, Blue Moon, Lullaby of Boredom, sono stati pezzi dello spettacolo di Broadway, quindi pezzi cantabili, orecchiabili, pezzi di musical, sono poi diventati grandi pezzi standard. La stessa cosa vuole farla Miles Davis, ma con i grandi pezzi della musica pop del periodo. Infatti questo concerto propone sue versioni, ovviamente a livello jazzistico, di Human Natural, di un pezzo di Michael Jackson, e addirittura Strawberry Field dei Beatles. Quindi questo uomo, questa macchina, questo artista che continua, prende e ingoia e risputa pezzi della sua musica ovviamente originale, non si ferma. Il grande pregio, il grande insegnamento che si può fare da Miles Davis è quello di non guardarsi mai indietro, andare sempre per una strada e mai riciclarsi. E infine, come abbiamo detto, il 28 settembre Miles Davis muore e pone fine, come abbiamo visto, questo
questo musicista che ha fatto letteralmente la storia della musica, ha suonato con i big, ha iniziato con Charlie Parker e ha creato veramente stile e correnti. Lui ha posto fine a determinate correnti quando lo sentiva, e infine nel 92 viene pubblicato il suo album postumo che è Dub Bop. Questo album vediamo lui che suona, fa i suoi soli con il suo classico modo di suonare, il suo classico timbro, la sua classica tromba, sotto a tastiere elettroniche. Addirittura ci sono dei pezzi, c'è un pezzo rap dove per neanche un minuto c'è un coro, un ritornello in uno stile rap, che è appunto uno stile afroamericano. Anche qui sempre la musica nera c'è dentro la sua visione, come era stata la musica jazz, come il jazz poi aveva preso dalla musica funk nella fusion, sempre la musica nera. E anche qua all'inizio degli anni 90 il jazz di Miles Davis, una musica afroamericana, prende sempre un genere della musica afroamericana che è il rap, ma ovviamente lo dà una sua versione. Ebbene, questa è stata l'intera carriera, ovviamente molto molto veloce, bisogna fare ovviamente un ascolto, e poi non si può non parlare con i grandi che hanno lavorato con lui, o che possiamo dire che ha scoperto lui al piano. Kind of Blue suona il grande Bill Evans, uno dei più grandi pianisti bianchi. Successivamente uno dei grandi jazzisti di oggi, uno dei grandi giganti ancora in vita per fortuna, che è Herbie Hancock, viene scoperto da lui, è giovanissimo Herbie Hancock quando inizia a suonare nel suo famoso quintetto degli anni 60. Chick Corea viene anche lui scoperto da lui. A livello di sax non possiamo che non parlare di John Coltrane, Keith Garrett, Wayne Shorter, Jerry Mulligan. Sono tutti grandissimi maestri del proprio strumento che hanno militato, hanno suonato dentro a lui nelle sue formazioni. Parliamo anche di Ardely, ho sbagliato, il suo famosissimo, il suo album Something Else del 1958, un chiaro esempio di musica di cool jazz, nella quale Miles Davis viene invitato e, nonostante la sua fama, fa una posizione di secondo piano, un jazz molto rilassato, molto fresco. E a livello anche di bassista, non possiamo parlare a livello di contrabbasso, scopre e suona con il grande Paul Chalmers, grandissima pietra del contrabbasso jazz. Ron Carter. A livello di basso abbiamo detto Marcus Miller, che ancora oggi sono uno dei più grandi bassisti. E anche infine a livello chitarristico scopre e suonano con lui gente come John Scofield, un grandissimo musicista che ha introdotto nella musica, nella chitarra jazz, ha unito questo tipo di musica, questo linguaggio con un linguaggio più rock, quindi che si rifà anche a Jimi Hendrix. Infatti il classico suono di John Scofield è la chitarra con un filino di distorsione, tutto questo nel jazz. Quindi immaginate i puristi cosa possono immaginare, ma non solo, ricordiamo anche John McLaughlin. Bene, questo è un piccolo assaggio, così si vuole concludere questa storia del jazz. Dopo Miles Davis, dopo, come abbiamo detto, Bishop O'Brien, il jazz non sarà più lo stesso, si rompe in mille sfumature che lo stesso Miles prende ed evolve, un jazz più attaccato al funk, un jazz più attaccato al rock. Nei vari paesi viene assorbito questo linguaggio e il jazz, la musica afroamericana, diventa un linguaggio di una musica, se vogliamo, universale, come per esempio pensiamo alla bossa nova, che prende dalla samba, dalla sua tradizione, e masticando del jazz dà una sua versione. Ma in tutto quanto adesso il mondo si fa jazz, non solo gli afroamericani fanno jazz, non solo gli americani, anche in Italia si fa un tipo di jazz che è molto riconoscibile, un jazz che si rifà molto attaccato alle tradizioni anche nel nord Europa. Ad esempio, appunto, nel nord Europa sentiamo un jazz un po' più spigoloso, non c'è quello swing, quella musica afro che è tipica degli americani, che è tipica degli afro. E oggi vediamo, appunto, se vogliamo, il genere forse più diffuso è una nuova versione dell'art bop, quindi si rifanno i grandi pezzi, i grandi standard difficili, un jazz molto, se vogliamo, concettuale, molto per chi è pratico. Infatti
Il jazz non è più musica da ballo, ma è più una musica appunto come la musica classica, una musica di cultura, un linguaggio che per capirlo bisogna prima conoscerlo, quindi non è, come dire, immediato. Infatti la musica immediata di oggi è la musica da discoteca, nella quale ovviamente è molto semplice da capire, anche da ballare, ed è immediata, parla direttamente alla pancia. Il jazz in tutto questo percorso, come abbiamo visto dal bebop fino ad ora, non è più stata la grande musica della radio nella quale si ballava, ma è diventato quello che noi oggi vediamo con le sue 1000 sfumature, dove Miles Davis ha, a mio avviso, avuto un ruolo fondamentale.